Benvenuti! Non rompete le balle per i capelli bagnati o appena fatto la doccia. In questo video parliamo di femminismo. Sigla. Dunque, come prima cosa penso abbiate notato che questo non è né un video su un argomento medico né un video sulla sindrome di Asperger. In effetti ho intenzione di trasformare un po' il mio canale e parlare meno di questi argomenti e un po' di più di altri argomenti. Un altro cambiamento è che più spesso citerò nella descrizione dei miei video fonti e collegamenti esterni. Inoltre appariranno durante il video delle schede con collegamenti esterni, non ignoratele. Ma io rimango sempre Valentino Giudice e il mio personaggio rimane sempre Aspi96. Ma andiamo al dunque. Tipicamente far litigare con la definizione di femminismo è facilissimo. Ciò di cui parlo qui è il movimento sociale e politico nato circa nell'Ottocento, finalizzato all'emancipazione delle donne e finalizzato all'uguaglianza politica e sociale fra i sessi. Non sono più abituato a fare video. Io ovviamente condivido quest'idea. Non vedo onestamente ragione per cui non debba essere così. Tuttavia, oggi la società è cambiata, specialmente nella società occidentale. Ed è cambiato anche il femminismo. Non fraintendete, lo scopo di questo movimento, ossia l'uguaglianza fra i generi, è uno scopo giusto e nobile. Ad essere discutibili sono i mezzi e le ipotesi di partenza. Ripensate alla definizione di femminismo, a quello che è. Si tratta di un movimento che cerca di raggiungere l'uguaglianza tramite l'emancipazione delle donne. Ed è qui il problema di fondo. Una delle ipotesi del femminismo è che esista una discriminazione da parte degli uomini nei confronti delle donne e che quindi le donne necessitino di essere protette. Questo è vero, ma è una verità parziale. La società discrimina fra uomini e donne, ma non contro le donne in particolare, e nemmeno contro gli uomini in particolare. Sbaglia anche chi dice questo. Esistono innumerevoli casi, innumerevoli ma non tutti, in cui non sono le donne ma gli uomini a passarla peggio. In misura minore è considerato più socialmente accettabile, da parte di donne, comportarsi in determinati modi. Ad esempio piangere in pubblico o avere determinate manifestazioni emotive. Inoltre il sesso femminile ha un ovvio vantaggio nella sfera romantica, ma non è di questo che voglio parlare. Non voglio nemmeno parlare del cosiddetto manspreading, argomento alquanto ridicolo. Esistono tuttavia alcuni svantaggi sociali che sono gli uomini e non le donne a dover affrontare. Si pensi ai casi di violenze domestiche. Certo, le donne hanno più probabilità di esserne vittime, ma se hanno questa tragica sfortuna, ricevono più supporto da organizzazioni specifiche e dalla società. E questo è molto positivo, ma sappiamo tutti che non è altrettanto vero per gli uomini, specialmente quando subiscono violenze da donne o compagni. E vale lo stesso per lo stupro. Cercando su internet potete trovare degli esperimenti sociali che dimostrano come gli stessi comportamenti legali o anche immorali vengono considerati più accettabili quando sono donne a compierli. La percezione è diversa. Vi metto in sovrimpressione un post di Serena Franco su Facebook. Nel 2012 a Jersey Lake City una donna strappa lo scroto del suo ragazzo a morsi. Immaginate solo per un secondo la crudeltà di questo atto. Immaginate la sofferenza. Immaginate se fosse stato un uomo. Ma non è stato un uomo, per cui ci sono stati commenti felici, commenti di stima, commenti che non ci sarebbero mai stati se la vittima fosse stata una donna. Esiste poi il tema della cosiddetta oggettificazione delle donne. Questo è un tema che io trovo del tutto ridicolo. Credo infatti che non ci sia nulla di male se una donna o un uomo, una persona insomma, decide di mostrare il proprio corpo, anche per denaro. E nemmeno se il pubblico apprezza per sfizio personale. Ma ancora una volta si fanno inutili differenze fra i due generi. Quando la Marvel creò il fumetto di Spider-Woman fu uno scandalo per via della sessualizzazione del corpo del personaggio. Ma ovviamente nessuno si scandalizza quando la stessa cosa
accade per supereroi maschili. Superman e Hulk sono chiari esempi, ma un esempio ancora migliore è Spider-Man stesso! Egli è stato ritratto nelle stesse identiche pose di Spider-Woman, ma senza creare nessuno scandalo. Vorrei potervi mostrare le immagini, ma non posso farlo, per cui trovate il link in descrizione. Detto questo, ritengo abbastanza ipocrita che lo stesso movimento che si batte per la possibilità delle donne di fare ciò che vogliono del proprio corpo e quindi anche guadagnare denaro tramite il proprio aspetto fisico, si batta anche contro l'utilizzo delle immagini delle stesse donne, con il loro consenso. Quindi la questione dell'oggettificazione è una cagata a prescindere. Inoltre, alcuni degli svantaggi e delle discriminazioni che le donne sono costrette ad affrontare sono in realtà semplicemente falsi. Ad esempio, il cosiddetto wage gap, spesso citato negli Stati Uniti, non è una cosa reale, o almeno non è legato alla discriminazione, ma è stato citato perfino dal presidente Barack Obama. Ergo significa forse che sono gli uomini a passarla peggio? No, assolutamente. Gli svantaggi per le donne esistono e sono reali. Non ne ho parlato in questo video perché se ne parla già molto. Quello che intendo dire è che non serve parlare di categorie. Uomini, donne, bianchi, neri, alti, bassi, ma di umani singoli e di umanità in generale. Le differenze esistono, anche se meno nella società occidentale. Non sono più abituato a fare video. Ma la soluzione non è lottare per l'emancipazione delle donne e avere movimenti che difendono le donne e altri movimenti che difendono gli uomini. La soluzione è accorgerci tutti, come società, che non vi è poi tanta differenza fra chi piscia seduto e chi piscia in piedi. La soluzione è accorgerci tutti come la società. Sì, vaffanculo.